Ciao a tutti da Emanuele di Lega Hyrule. È ancora presto per poter realizzare delle teorie complete, ma pur con i pochi indizi a nostra disposizione, proveremo a tentare di indovinare dove Echoes of Wisdom si collochi nella cronologia. Anche se la grafica e la geografia non sono necessariamente indizi validi a supporto del gioco della cronologia, sono due fattori che collegano a colpo d'occhio Echoes of Wisdom ad altri due giochi. Il mondo in cui è ambientato questo titolo è quello di A Link to the Past, e lo stile grafico è quello del remake per Nintendo Switch di Link's Awakening. Dati questi due indizi, viene spontaneo supporre che probabilmente il gioco si collocherà nella linea temporale dell'eroe sconfitto, in un periodo compreso dopo A Link to the Past e non oltre Triforce Heroes. In questo lasso di tempo si sono succeduti vari eroi e non è detto che quello di Echoes of Wisdom sia uno di quelli già incontrati. Altri indizi a sostegno di questa teoria sono gli Zora cattivi, che hanno quell'aspetto in A Link to the Past e A Link Between Worlds, nonché le due razze sono compresenti in Oracle of Ages. L'aspetto di Ganon, che è praticamente identico a quello di A Link to the Past degli Oracle e di A Link Between Worlds, prima della fusione con Yuga. E per finire il bastone di Tree, uno strumento in apparenza nuovo, ma che dispone di un potere simile a uno strumento che compare solo nei giochi di questa linea temporale, il fusto di Somaria, in grado di creare dal nulla dei blocchi. Vi è anche un indizio a sfavore di tale teoria, ed è la presenza dei Gerudo, finora assenti dalla linea temporale dell'eroe sconfitto. E per di più hanno le orecchie a punta, mentre in Ocarina of Time le avevano tonde. Togliamo un altro gioco dal tavolo. Siccome gli eventi di Triforce Heroes avvengono subito dopo A Link Between Worlds, è improbabile, seppure niente sia impossibile in Zelda, che Ganon sia tornato così rapidamente dopo essere stato sconfitto insieme a Yuga. Così possiamo accorciare maggiormente lo spazio delle possibilità. La resurrezione di Ganon non è di grande aiuto in sé nel gioco della cronologia, dato che, nonostante venga ripetutamente ucciso, riesce ogni volta a trovare un modo per tornare in vita, soprattutto nella linea temporale dell'eroe sconfitto. Però, alla fine di A Link to the Past, sembra venga ucciso definitivamente, dato che addirittura perde il possesso della Triforza. Però, nel successivo A Link Between Worlds, possiede ancora la Triforza della Forza. Negli Oracle Ganon viene fatto risorgere da due Rova, ma non possiede la Triforza della Forza, poiché essa si trova insieme alle altre due dentro un castello. In Link's Awakening Ganon compare solo in forma di incubo. Detto ciò, manca il tassello in cui Ganon torna in possesso della Triforza della Forza, e potrebbe essere proprio Echoes of Wisdom, che, dunque, andrebbe a collocarsi dopo gli Oracle e dopo Link's Awakening. Dunque potrebbe succedere che dopo questi eventi, in Echoes of Wisdom Ganon riesca a tornare in vita e a ottenere nuovamente la Triforza della Forza, ma poi finisce ancora sigillato finché sarà poi liberato da Yuga. Questa è solo una nostra ipotesi. Dopo la pubblicazione del gioco, studiandolo meglio, potremo realizzare una teoria forse più valida. Per adesso fateci sapere cosa ne pensate voi lasciando i vostri commenti qui sotto al video e mi raccomando continuate a seguirci. A presto!